Ma quanti soldi ti servono davvero per smettere di lavorare? Devi arrivare al fatidico milione o potresti smettere di lavorare ancora prima? Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questa serie ti spiego passo dopo passo come provare a costruire la tua libertà finanziaria ma partendo da zero. E dopo aver parlato di spese, lavoro ed entrate extra ed aver affrontato una piccola guida sugli investimenti, oggi arriviamo al gradino finale del percorso FIRE, capire quando questi soldi possono comprare davvero la tua libertà. Che poi il FIRE non significa necessariamente non fare più nulla dalla mattina alla sera, ma piuttosto significa guadagnarsi la possibilità di scegliere se continuare a lavorare, scegliere quanto lavorare, con chi lavorare, scegliere di cambiare lavoro se quel lavoro non ci piace più, scegliere di dedicarti ad un progetto tuo e soprattutto scegliere di non vivere più con l'ansia dello stipendio del mese prossimo. E per capire quando arriviamo a questa libertà dobbiamo introdurre due concetti fondamentali. Il primo è l'SVR, ovvero il Safe Withdrawal Rate. Il secondo è il PVR, cioè il Perpetual Withdrawal Rate, che al di là del nome inglese l'SVR è semplicemente il tasso di prelievo sicuro, il PVR è il tasso di prelievo perpetuo, che dovrebbe essere più o meno infinito. L'SVR, in poche parole, risponde a questa domanda, ovvero quanto posso prelevare ogni anno dal mio capitale investito senza rischiare di finirlo entro un periodo prestabilito. Di solito negli studi classici questo periodo è di circa 30 anni. E a cosa corrisponde? Ad esempio, se ho 1.000.000 investito e prelevo 40.000 euro l'anno, sto prelevando il 4%. E se quel 4% è sostenibile per almeno 30 anni, allora posso dire che questo portafoglio, almeno storicamente, potrebbe reggere questo tipo di prelievo. Attenzione però che l'SVR non significa che il capitale resti intatto, ma significa semplicemente che in base ai dati storici che abbiamo, quel capitale non dovrebbe esaurirsi entro la fine di quei 30 anni. E quindi, immaginando di partire con 1.000.000 di euro, dopo questi 30 anni potrei ritrovarmi con 2.700.000, con 100.000 euro o semplicemente con 10 euro. E tecnicamente, se non ho finito i soldi prima di questo periodo, il piano è considerabile riuscito. Il PVR invece è più prudente, di solito corrisponde allo 0,6 o il 0,7 del corrispettivo SVR e dovrebbe rispondere al quanto posso prelevare senza finire i soldi, potenzialmente in un orizzonte molto lungo. E quindi non voglio solo cercare di sopravvivere finanziariamente per 30 anni, ma voglio vivere del mio patrimonio senza però consumarlo davvero, o comunque consumandolo davvero il minimo possibile. E questo tasso è importante se nei miei piani considero di lasciare qualcosa ai miei figli o se voglio semplicemente arrivare alla vecchiaia con più sicurezza, anche perché l'aspettativa di vita, almeno in Occidente, sta continuando ad aumentare. E quindi, ricapitolando, l'SVR serve per capire quanto posso prelevare senza finire il capitale entro quel periodo di tempo stabilito, il PVR invece serve a capire quanto posso prelevare senza però consumare il mio capitale. E quindi, per essere davvero libero, la situazione ideale sarebbe avere un capitale investito che riesca a coprire tutte le mie spese annuali con un tasso di prelievo sostenibile. Ora, la regola più famosa per definire il tasso di prelievo sostenibile è quella del 4%, che semplicemente dice calcola le tue spese annuali e moltiplicale per 25. Il risultato è il capitale che dovresti avere investito per essere finanziariamente libero. E quindi, in poche parole, se spendi 24.000 euro l'anno, quindi 2.000 euro netti al mese, ti servono circa 600.000 euro investiti. E se ne spendi 30.000 l'anno, quindi 2.500 euro al mese, ti servono circa 750.000 euro. E così per 48.000 euro l'anno, che sono 4.000 euro al mese, te ne serviranno 1,2 milioni. E quindi la regola del 4% è semplicemente questa: accumula 25 volte le tue spese annuali, investi quel capitale e ogni anno prelievi il 4%, aumentando man mano il prelievo per compensare l'inflazione. Quindi magari il primo anno ne prelievi 30.000, il secondo anno ipotizziamo l'inflazione incida per un 2%, ne preleverai 30.600, l'anno dopo 31.200 e così via. Comunque l'obiettivo sarà mantenere lo stesso potere d'acquisto nel tempo. E questa regola è diventata molto famosa nella comunità FIRE perché è molto semplice e storicamente non si discosta molto dai risultati dei mercati. Attenzione però che è una regola che si avvicina molto ma non è una legge fisica e pertanto non puoi prendere la garanzia. E se ha funzionato negli ultimi 30 anni non vuol dire che funzionerà necessariamente per i prossimi 30. Ricordiamoci infatti che questa regola nasce da dati storici, soprattutto quelli americani, con un certo tipo di portafoglio in un certo periodo storico e di solito come orizzonte temporale si prendeva i 30 anni. Quindi attenzione anche lì, per un orizzonte temporale differente potrebbe cambiare qualcosa. E con l'aspettativa di vita media che continua a crescere e tu volessi smettere a 40-45 anni, forse 30 anni coperti non sono più sufficienti, ma magari ne dovrai coprire 50 e quindi maggiore sarà l'orizzonte e più dovrai essere prudente. Ed è per questo che molti nella finanza preferiscono al 4% la regola del 3 o del 3,5%, che se vai a misurare alla fine corrisponde alla differenza tra l'SVR e il PVR. Comunque, se tu volessi tenere la regola del 3%, anziché per
per 25 dovresti moltiplicare per 33 e la differenza è enorme. Infatti se spendi 30.000 euro l'anno, con la regola del 4% ti servivano 750.000, con quella del 3 si parla di circa 1 milione. E quindi mi devo chiedere, ma quanto voglio essere prudente? Se voglio una stima più ottimistica magari uso il 4%, ma per maggiori sicurezze non posso superare il 3. E allora adesso ci chiediamo, ma se voglio arrivare a 25 volte le mie spese annuali, di quanto tempo ho effettivamente bisogno? E quindi immaginiamo una persona che riesca a mettere da parte un terzo del suo stipendio ogni mese. Immaginiamo che questa persona voglia arrivare a un capitale pari a 25 volte le sue spese annuali. Perché 25 volte le spese e non lo stipendio? Semplicemente perché dopo smetterà di investire un terzo del proprio stipendio. E quindi, ad esempio, la persona che guadagna 3.000 euro al mese e ne spende 2.000, che in un anno sono 24.000, il suo obiettivo sarà accumulare 600.000 euro. E se ne guadagna 1.800 spendendone 1.200, che in un anno sono 14.400 euro, il suo obiettivo sarà di accumularne 360.000. E quindi, se investi ogni anno un terzo del tuo stipendio, che alla fine corrisponde alla metà delle tue spese, per arrivare a 25 volte le tue spese annuali, senza considerare il rendimento, ti servirebbero 50 anni. E quindi, senza investimenti, sarebbe praticamente impossibile. Ed è qui che arriva ancora una volta in nostro aiuto l'interesse composto. Infatti, se investi ogni mese quel terzo dello stipendio e il capitale cresce nel tempo, i rendimenti inizieranno a generare altri rendimenti. E man mano che passano gli anni, questo effetto diventa sempre più accentuato. E per raggiungere quell'obiettivo per cui senza investimenti ci vorrebbero 50 anni, con un rendimento del 3% ti servirebbero 31 anni, con il 5% circa 25, con il 7% 22 e con il 10% addirittura 18. E quindi l'arco temporale che noi dedichiamo all'accumulo di capitale potenzialmente può essere anche molto breve. Il problema è che in Italia non è così facile, perché gli stipendi sono mediamente bassi e col costo della vita che continua a salire diventa sempre più difficile. Ed è per questo che il primo passo, prima ancora di chiedersi dove investire o come gestire i propri soldi, è quello di cercare di massimizzare il reddito. E per farlo consiglio di guardare questi 2 video. In verità il discorso non è così semplice, ci sarebbero delle piccole parentesi da aprire. La prima di queste è che tutti questi calcoli si basano su una grande ipotesi, ovvero che i mercati continueranno a comportarsi più o meno come si sono comportati in passato, ma questa non è una cosa garantita. Infatti, quando senti dire che nel lungo periodo i mercati salgono sempre, sì, storicamente è stato così, soprattutto guardando il mercato americano, ma il futuro non è una fotocopia del passato e non è detto che i prossimi 100 anni si comporteranno con gli stessi andamenti degli scorsi 100. Se guardiamo il mondo d'oggi, infatti, sono in corso profondi cambiamenti. Ad esempio, abbiamo un calo demografico in molti paesi sviluppati, popolazioni che invecchiano, giovani che fanno sempre più fatica ad uscire di casa, ad avere figli e a consumare. La povertà sta crescendo, la distanza tra ricchi e poveri sta continuando ad aumentare, sta aumentando la pressione sul sistema pensionistico e così anche il debito pubblico. E se ci sono meno giovani, meno consumi, meno crescita demografica e sempre più persone con redditi bassi o bassissimi, è normale chiedersi: ma l'economia continuerà a crescere allo stesso ritmo? Magari sì, magari l'intelligenza artificiale, la tecnologia e la produttività e l'innovazione compenseranno tutto, magari le aziende in un qualche modo continueranno a crescere e i mercati continueranno a salire, però non possiamo basare tutta la nostra vita sull'idea che tanto va sempre su, o almeno non sul fatto che andranno sempre su allo stesso modo con cui sono andate su negli ultimi anni. Infatti l'andamento del mercato è direttamente influenzato dagli utili delle aziende, dai consumatori, dai salari, dalla produttività, dall'innovazione, dalle tasse, e quindi investire rimane sempre la strada più sicura, ma bisogna comunque essere molto prudenti. Un secondo punto su cui bisognerebbe fare tanta attenzione è il cosiddetto rischio di sequenza, che significa non guardare solo il mercato per come rende mediamente, perché anche se il mercato mediamente sale, comunque subirà delle oscillazioni che lo portano su e giù, ma conta anche quando arrivano i rendimenti negativi. Facciamo un esempio: 2 persone che hanno entrambe 1 milione investito, immaginiamo che entrambe dopo 30 anni ottengano lo stesso rendimento medio. Immaginiamo che la prima persona abbia buoni anni all'inizio e gli anni negativi alla fine, mentre la seconda persona abbia gli anni brutti all'inizio e quelli buoni successivamente. Se nessuno dei due dovesse prelevare qualcosa dal portafoglio, alla fine dovrebbero avere più o meno la stessa cifra. Ma se entrambe le persone dovessero prelevare ogni anno le loro spese annuali, la differenza dopo 30 anni sarà enorme. Comunque, per mitigare il rischio di sequenza ci sarebbero delle strategie attuabili. La prima è di essere più prudenti con il tasso di prelievo, quindi magari al posto del 4%, negli anni in cui il mercato ha un andamento negativo, magari stare sul 3%, soprattutto se vuoi smettere da più giovane. La seconda possibilità è di avere liquidità o strumenti prudenti per coprire un po' di spese, così non sei obbligato a vendere le tue posizioni nel momento peggiore. La terza possibilità è di essere flessibile con le tue spese e quindi negli anni in cui il mercato scende magari rimandi il tuo viaggio oppure il cambio auto, oppure ancora mantenere una piccola entrata, che sia un lavoro
lavoro part-time, delle consulenze, un progetto online, una piccola attività, perché anche solo 500 o 1000 euro al mese possono cambiare completamente i calcoli. E quindi, ricapitolando, per capire quando puoi smettere di lavorare, devi prima sapere quanto spendi davvero ogni anno. Poi devi decidere quanto vuoi essere prudente. Con la regola del 4% devi accumulare le tue spese annuali per 25, con la regola del 3% per 33. Ricordiamoci che queste percentuali sono solo dei punti di riferimento, ma non sono verità assolute. Infatti bisogna tener conto dell'inflazione, dell'andamento delle tasse, della tua pensione che in questo momento non c'è possibile prevedere, le tue spese impreviste, la famiglia, la salute, ma anche l'andamento dei mercati, ad esempio con il rischio di sequenza. Ed è qui che arriviamo alla vera essenza del FIRE, che non vuol dire semplicemente smettere di lavorare, ma piuttosto arrivare a una situazione in cui tu sei libero di decidere cosa fare domani. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e magari lasciami anche un commento. E con questo video la serie principale da Zero FIRE finalmente si conclude. Ma noi ci vediamo comunque la prossima settimana con un altro video. Ciao!